Avete mai utilizzato il termovinile con la vostra ricamatrice? Se state vedendo questo tutorial probabilmente no, quindi vi faccio vedere come si fa. Mi trovo qui su Drawings versione 12 Creative per andare a creare la nostra sagoma ricamata in combinazione con l'utilizzo del termovinile. Per prima cosa vado a far clic qua su questo pulsante apri per aprire un'immagine. Io vado a selezionare questo cuore che ho scaricato dal sito FreePic, quindi come potete notare è ancora in formato EPS, quindi un formato vettoriale. Vado a far clic qua su apri e come potete notare nel caso del formato vettoriale non ci chiede di apportare assolutamente nessuna modifica, ma lo importa direttamente. La prima cosa che vi consiglio di fare è questa: andare qua sopra e impostare il telaio, la macchina che state utilizzando. Quindi in questo caso vado a fare clic qua, la voce cambia e vado a scegliere Necchi e poi chiaramente qua dovete scegliere il modello della ricamatrice Necchi che avete. Io ho questo, quindi la Logica 05AX Wi-Fi, quindi segno questa, metto come telaio quello più grande, quindi quello 12x18, e a questo punto vado a togliere lo sfondo, che è questa parte che vedete dietro. Quindi faccio clic qua sull'icona seleziona e poi seleziono appunto il mio sfondo, diciamo la parte dietro, e faccio clic poi sul tasto canc della mia tastiera. Vedete che così è stato cancellato. Vado a togliere anche altre parti, per esempio questa ombra che non mi occorre, ma soprattutto vado a togliere anche questa parte centrale, vedete che è doppia, ecco, a me non piace così e quindi faccio di nuovo canc. In questo modo vedete che è corretto, cioè tutto lineare. Come riempimento vado a mettere raso. A questo punto vedete che qua c'è un bordo che però in realtà è un pochino più grande, diciamo così. Vedete che è leggermente spostato, anche se di poco, è leggermente spostato nel file originale. Quindi io lo vado a cancellare, quindi faccio così, faccio canc e vado a inserirne uno io. Per inserirne uno io devo andare qua sotto in queste icone che si trovano in basso, faccio clic su questa matitina e vado a selezionare il colore nero, poi do l'ok ed ecco che vedete che mi ha aggiunto un bordo. Ora, se faccio così però, vedete che è una cosa unica praticamente questo bordo. Quindi vado a far clic con il tasto destro del mouse e vado a fare trasforma il contorno in oggetto. Ed ecco qua. Ora se io vado a selezionare vedete che il contorno è spostato rispetto all'oggetto, quindi seleziono di nuovo un attimo il contorno, tolgo qua in puntura e metto cordoncino seriale. Lo posso mettere, lasciare così o eventualmente ingrandirlo, per esempio a 0,6. ed ecco qua. Ora vado a posizionare qui il mio cuore di nuovo dove era prima. A questo punto voglio andare ad aggiungere una lettera in cui andrò appunto a inserire il mio termovinile, quindi vado a far clic qua su lettering e poi testo. Ora qua su testo vedete che potete andare a selezionare il font che desiderate e poi andate a scrivere qua le lettere o la lettera che desiderate. Io metto la lettera S. Vado qui sul tasto di selezione per andare a selezionare la mia lettera che si trova qua dietro, quindi la sposto, vado a inserirla qui e vado adesso a ingrandire la mia letterina, quindi la potete ingrandire anche così e poi andiamo a posizionarla nel punto che ci occorre, quindi centrata. Possiamo anche eventualmente ruotarla e fare diverse cose oppure semplicemente ingrandirla in questo modo. Una volta che abbiamo
posizionato la nostra lettera e inserito la dimensione che ci occorre, dobbiamo fare una cosa importante. Io voglio andare a mettere un bordino intorno alla S, quindi vado di nuovo a far clic qua su questa matitina e di nuovo metto lo stesso colore, quindi il colore nero. Ora vedete che ho il mio bordo intorno, ma attenzione, perché io non voglio però il riempimento della lettera, quindi vado a cancellare questo colore, seleziono la lettera, vedete che mi ha selezionato anche il colore, faccio clic sulla X. In questo modo vedete che mi è rimasto solo il bordo intorno. Ora, che cosa devo fare? Voglio andare a lasciare, diciamo, vedete che qua c'è un'impuntura, ecco, lascio l'impuntura così com'è. Eventualmente dopo possiamo andare a cambiare il colore. Prima però voglio farvi notare questo, cioè il pannello sequenza, che è importante. Quindi andiamo qua su strumenti e facciamo clic alla voce automatico. Vedete che così abbiamo un vero e proprio pannello livelli, in modo che possiamo andare a spostare le varie parti sopra o sotto. A questo punto cosa faccio? Copio la mia S, quindi faccio CTRL più C oppure Command più C e CTRL più V oppure Command più V. Ed ecco, vedete che così ho incollato lo stesso identico bordo. Questo però lo voglio fare in modo diverso, quindi vado qua su contorno e poi in puntura e vado a mettere cordoncino seriale. Lo vado a mettere abbastanza grande, potete metterlo fino anche a 2 mm. Vedete che così è diventato un bel po' più grande. Ora la sequenza è questa, quindi la macchina andrà a fare il colore rosso, poi andrà a fare il contorno, poi farà il contorno, diciamo il primo contorno della lettera S e poi il secondo. Tra questo e questo noi dovremo andare a posizionare il termovinile, quindi tra il primo contorno e il secondo contorno dovremo fare l'applicazione del termovinile. Possiamo anche decidere di far fermare la macchina andando a cambiare il colore di questa S, tanto questa in realtà non si vedrà quasi per niente. Possiamo anche fare un contorno volendo un pochino più sottile, tipo 0,2. Per cambiare il colore vado a far clic qua su questo colore, poi faccio edita colore e lo vado a mettere magari di un nero un po' più chiaro, cioè un grigino, insomma, una cosa del genere. Ed ecco qua. Ora è chiaro che in questo caso io ho editato tutti i colori, cioè tutti i colori neri, invece devo andare a modificare solo il singolo colore. Quindi che cosa faccio? Vado a selezionare per esempio questa S e faccio clic qua sulla matitina e vado a modificare il colore, quindi aggiungo un altro colore ed ecco qua, vedete che adesso la mia S è di colore nero, quest'altra S di colore grigio, però andiamo a modificare anche il cuoricino e lo mettiamo sempre di colore nero ed ecco qua. Quindi qua abbiamo tutta la sequenza, andremo a fare il rosso, poi il bordino nero, poi andrà a fare questa S qui più grigina e poi quest'altra S di colore sempre nero. Ora cosa andiamo a fare? Dobbiamo andare a esportare questo file per utilizzarlo su Cricut Design Space. Quindi andiamo qua nel menu file, facciamo esporta e poi file svg. Lo esportiamo e scriviamo lettera S e salviamo. A questo punto andiamo su Cricut Design Space. Siamo qui su Cricut Design Space, vado a importare l'immagine, quindi vado a far clic qua sul pulsante carica, poi carica immagine, cerca e vado a selezionare il file che mi occorre, quindi quello che sono andata a esportare con la mia ricamatrice. Essendo un SVG non posso apportare nessuna modifica, faccio clic qua sul pulsante carica. Ora seleziono l'immagine, che è questa, e faccio clic su aggiungi alla tela. Ora, come potete notare, il mio SVG è un SVG multilivello, quindi ho il livello rosso, poi ho la parte di contorno, l'altro livello della S e poi quello sopra.
A noi serve solo però l'ultima S, quindi cancelliamo tutto il resto e manteniamo questa. Normalmente le dimensioni dovrebbero essere quasi sempre perfette, dico quasi sempre perché a volte non si sa perché, ma non lo sono perfettissime. Infatti era 3,74, invece qua è 3,60, quindi vado a mettere esattamente come l'ho visto lì, quindi su Drawings, questo è importante, 3,74. A questo punto il mio file è pronto, posso andare a tagliarlo con il termovinile, quindi vado a far clic qua sul pulsante crea, metto come impostazione sul tappetino e lo specchiamo, ricordatevi sempre di specchiarlo perché si tratta di termovinile, vado a selezionare Everyday Iron On come impostazione e poi vado appunto a utilizzare la mia ricamatrice. Prima però vi faccio vedere solo più quest'ultimissima cosa. Se volete esportare il file per inviarlo a MyPattern, quindi al software della ricamatrice, dovete semplicemente andare qua sul menu file, poi fate salva come. Io vado a mettere come formato file ZHS generic e vi consiglio di salvarlo nel vostro cloud, perché poi ovviamente dal tablet andremo a prenderlo da lì, quindi potete usare per esempio OneDrive. E a questo punto passiamo proprio all'utilizzo della ricamatrice. Eccomi qua, sono con il mio tablet nell'app MyPattern, vado a far clic qua su questa icona Input File. A questo punto, come potete notare, mi chiede di andare a prendere un file. Io vado a cercare sul cloud, in questo caso seleziono OneDrive e la cartella in cui sono andata a inserire il mio file, che è questo. Ora, come potete notare, ho l'anteprima del progetto che abbiamo creato con Drawings e 4 colori, quindi 4 icone corrispondenti ai colori del filo che ci occorrerà, quindi questi sono i vari step. Vado a far clic adesso qui su questa matitina e adesso qui ho l'anteprima anche del telaio. A questo punto devo stabilire una connessione con la macchina. Vi consiglio di metterla sempre in modalità point to point, quindi c'è scritto PP sulla vostra ricamatrice e a questo punto andiamo a stabilire una connessione. Ovviamente ci dice che non è ancora stabilita e diciamo di sì. In questo caso facciamo clic qua e a questo punto vedete che ci chiede se vogliamo impostare in modalità router o in modalità point to point. Come vi dicevo, meglio sempre point to point, e a questo punto facciamo clic qua su seguente e andiamo a selezionare, facciamo clic su quest'ultimo tasto, andiamo a selezionare la nostra rete. Quindi andiamo qui, elenco dei dispositivi, vedete che c'è una che si chiama MB, poi ovviamente ci sono i numeri seriali della macchina, facciamo clic qua. Una volta collegato torniamo nell'app MyPattern. Quindi andiamo qua ed ecco che si sta collegando alla macchina. Una volta collegato ovviamente ci dice che vuole fare la calibrazione. Prima di far fare la calibrazione e procedere con lo step successivo andiamo a preparare il telaio. Eccomi qua, sono pronta con il mio telaio. Vi ricordo che dove c'è il chip è la parte superiore del telaio. Questa invece è la parte interna del telaio. Dobbiamo sempre andare a mettere uno stabilizzatore, quindi una teletta stabilizzatrice sopra il telaio, è essenziale per la buona riuscita del ricamo. Andiamo poi a posizionare all'interno questo, quindi la parte interna del telaio, premete bene. Altra cosa importantissima per una buona riuscita di un ricamo è proprio che la teletta sotto sia ben tirata, quindi schiacciate bene e poi andate a chiudere qua, mi raccomando, stringete bene. Una volta stretto bene la vite e tutto il resto, controllate nuovamente che la parte di sotto sia ben tirata. A questo punto possiamo andare a posizionare sopra la nostra stoffa, in questo caso va bene anche andarla a posizionare sopra. Dovete fare la centratura, come riferimento avete queste freccioline qua, quindi ce l'avete sia qui al centro sia qua sopra e sotto, quindi mi raccomando mettete
centrata, anche se in questo caso poi andremo a ritagliarla, quindi se non è centrata perfettamente non succede niente. Essendo che io come base uso un feltro, diciamo che non è così importante andare a fare l'imbastitura per mantenere fermo il mio tessuto, però attenzione, perché magari a volte con certi tipi di tessuto che magari sono scivolosi potrebbe essere necessario far fare dalla ricamatrice un'imbastitura. Quindi adesso proseguiamo con tutto il resto e andiamo a fare la calibrazione della macchina. Torniamo qui alla schermata. Allora, la cosa importante che ci chiede è di sollevare la leva al sapidino, rimuovere il telaio da ricamo, ruotare il volantino per portare l'ago in una posizione più alta e inserire la placca ago punto dritto, che in pratica sarebbe la placca ago per la ricamatrice. Una volta fatte tutte queste cose possiamo procedere per la calibrazione. Una volta dato l'ok, vedete che ha fatto la calibrazione, quindi a questo punto possiamo procedere con l'inviare il nostro ricamo. Il telaio va inserito così, attenzione, il chip deve essere verso l'alto perché i contatti sono in questa zona. Mi raccomando, non forzate, ricordatevi sempre di alzare e sollevare il piedino e dovete premere, vedete, fino a quando sentite questo clac. Ora inviamo il ricamo alla macchina, vedete che lo sta inviando, vedete che ci impiega qualche secondo. Qua vedete la barra di progressione della macchina. Ecco qua, finito. Chiaramente inizierà con il colore rosso. Vi ricordo che dovete andare a mettere il piedino così, quindi lo dovete mettere verso il basso, e poi per avviare bene la macchina dovrete andare a premere poi questo pulsantino qua, che è quello, diciamo, dell'avvio della macchina. Andiamo quindi a premere qua. Ed ecco il secondo step, quindi ci chiede a questo punto di inserire il filo nero. La ricamatrice si mette in pausa, come potete notare questa è tutta la parte che è già fatto del cuore rosso, guardate che perfezione comunque del ricamo. Quando un file è fatto bene anche il ricamo viene precisissimo. Quindi a questo punto andiamo a sostituire il nero, cioè anzi devo sostituire il rosso con il colore nero, poi faremo la stessa cosa anche con il grigio, prima di passare al momento in cui dobbiamo andare ad applicare il termovinile. Dopo aver sostituito il filo, come sempre andiamo a fare clic qua per avviare la macchina. Questa è l'ultima volta che si mette in pausa la macchina, perché io ho già poi messo anche il filo, diciamo, grigio, e poi dobbiamo adesso fare il trasferimento del termovinile, quindi ci chiede di andare a mettere quello nero. Prima di fare questo dobbiamo andare a estrarre il nostro telaio, quindi per estrarlo dovete premere qui. Dobbiamo solo sfilare il telaio, ecco qua. Quindi una volta estratto il nostro telaio, a questo punto dobbiamo prendere il termovinile, che è questo, e andare a posizionarlo qua. Vedete che la S è perfettamente in corrispondenza. Andiamo a prendere la mini Easy Press. Quindi ora posizioniamo il termovinile sopra il nostro telaio e attendiamo un attimo. Ecco qua, vedete che la mini Easy Press è arrivata a temperatura. Sto utilizzando le due tacche e andiamo a trasferire. Vi ricordo che questo termovinile va trasferito per circa 30 secondi. Quando il termovinile si è raffreddato andiamo a toglierlo piano piano per vedere se abbiamo fatto tutto correttamente. Ed eccola qua, a questo punto andiamo a reinserire il telaio nella nostra ricamatrice. Ed eccola, l'abbiamo inserita. Ora andiamo a vedere dall'app cosa dobbiamo fare. Ora torniamo in questa schermata, possiamo avviare la macchina, quindi come sempre passiamo il piedino della macchina e premiamo il tasto di avvio. Ed
eccolo qua, il software ci dice che il ricamo è terminato, premiamo qui. A questo punto dobbiamo semplicemente estrarre il telaio per vedere il risultato, quindi facciamo clic qua, anzi prima vi ricordo come sempre di alzare il piedino, facciamo clic qua per estrarre adesso il telaio. Vedete che ha il rasafilo, quindi taglia il filo automaticamente, non c'è bisogno che lo tagliate voi. Adesso andiamo a vedere il risultato. Ed eccolo qua, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. A questo punto apriamo il telaio, estraiamo tutto dal telaio, eccolo qua, e come sempre potete andare a togliere, diciamo strappando la parte qua dietro, quindi facendo una cosa di questo genere. Ora, se l'aveste creato su una t-shirt potevate lasciarlo così, altrimenti potete anche andarlo a tagliare a filo, quindi andare a fare una cosa di questo genere per tagliare tutta il nostro cuore a filo. Ed eccolo il risultato, guardate la S come brillantissima. Quindi questo è un esempio di utilizzo combinato con il termovinile, potete fare tantissime creazioni diverse, ma in questo tutorial ho voluto spiegarvi soprattutto come fare. Quindi in questo caso specifico andate a mettere 2 colori diversi per mettere in pausa la macchina, poi applicate il termovinile come abbiamo fatto prima e poi fate eseguire il bordo esterno o eventualmente anche altre decorazioni. Questi li potete utilizzare come applicazioni, come toppe, come decorazioni, insomma potete fare tante cose diverse, ma come vi dicevo prima potete comunque utilizzare o per meglio dire eseguire un ricamo di questo genere direttamente sul capo d'abbigliamento desiderato, per esempio una t-shirt, ma anche un asciugamano. Insomma, l'applicazione combinata termovinile ricamo, quindi plotter da taglio ricamatrice, è un'applicazione secondo me molto bella, che può permettervi di mettere in pratica veramente tantissime varianti diverse. Come sempre vi ricordo che potete trovare tanti altri tutorial sul sito mycricut.it, sul canale YouTube MyCricut, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.